Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anelor Levante Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 16 settembre 2021. Cos'è Anelor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anelor durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Anelor? Anelor è un farmaco a base del principio attivo alprazolam, appartenente alla categoria degli ansiolitici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Levante Pharma SRL. Anelor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Anelor 750 mcg/1 ml gocce orali, soluzione 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fato SRL. Farmaco biochimico toscano. Concessionario: Levante Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: alprazolam. Gruppo terapeutico: ansiolitici benzodiazepinici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. Il dosaggio ottimale di Anelor va individualizzato a seconda della gravità dei sintomi e della risposta soggettiva del paziente. Le indicazioni posologiche riportate dovrebbero coprire le esigenze della maggior parte dei pazienti. Qualora fosse necessario un dosaggio più elevato, le dosi vanno aumentate gradualmente per evitare rischi di effetti collaterali. In questi casi è consigliabile aumentare prima la dose serale di quella diurna, tranne nei pazienti affetti da agorafobia o disturbo di attacchi di panico. In tal caso si veda il paragrafo dedicato. In generale i pazienti mai trattati con psicofarmaci richiedono dosi minori rispetto a quei pazienti precedentemente trattati con ansiolitici o sedativi, antidepressivi, ipnotici o pazienti alcolisti cronici. Si consiglia di usare sempre la dose più bassa per evitare il rischio di sedazione residua o atassia. In caso di effetti collaterali già con la somministrazione iniziale si consiglia di diminuire il dosaggio. Il trattamento deve essere il più breve possibile. I pazienti devono essere rivalutati regolarmente. La necessità di un trattamento continuato deve essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente è senza sintomi. La dose massima non deve essere superata. La dose serale del farmaco deve essere assunta appena prima di andare a letto. 10 gocce corrispondono a 0,25 mg di alprazolam, 20 gocce a 0,50 mg. Ansia. La dose iniziale varia da 0,25 a 0,50 mg 3 volte al dì. Questo dosaggio verrà aumentato secondo le esigenze del paziente fino ad un massimo di 4 mg al giorno in somministrazioni suddivise per una durata non superiore a 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso, ciò non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Nei pazienti anziani, in pazienti con epatopatia grave o funzione renale alterata o in presenza di malattie organiche debilitanti, si consiglia di iniziare con 0,25 mg 2-3 volte al giorno e di aumentare in caso di necessità, solo se tollerato. Agorafobia e disturbo da attacchi di panico. Nei pazienti con agorafobia associata ad attacchi di panico o con disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico, la dose iniziale è di 0,5-1 mg, somministrata prima di coricarsi, per 1 o 2 giorni. La dose deve quindi essere adattata secondo la risposta del singolo paziente. Gli incrementi del dosaggio non devono superare 1 mg ogni 3 o 4 giorni.
Gli incrementi di dosaggio possono essere effettuati dapprima a mezzogiorno, poi al mattino e infine nel pomeriggio/sera fino al raggiungimento di uno schema posologico 3 o 4 volte al giorno per una durata non superiore a 8 mesi. In uno studio multicentrico internazionale che ha coinvolto un elevato numero di pazienti, la dose media giornaliera è stata 5,7 mg/die. Soltanto in alcuni rari casi è stato necessario raggiungere 10 mg/die. Interruzione della terapia. Come buona regola clinica, la somministrazione deve essere sospesa lentamente. Si suggerisce di ridurre il dosaggio giornaliero di non più di 0,5 mg ogni 3 giorni. Alcuni pazienti possono richiedere una riduzione ancora più graduale. Uso pediatrico. La sicurezza e l'efficacia di Anelor in bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite, per cui l'uso dell'alprazolam non è raccomandato. Controindicazioni. Anelor è controindicato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti e nei pazienti affetti da glaucoma acuto d'angolo chiuso. Il prodotto può essere usato nei pazienti con glaucoma d'angolo aperto che ricevono una terapia appropriata. Miastenia gravis. Sindrome d'apnea notturna. Insufficienza respiratoria grave. Insufficienza epatica grave. Non somministrare ai bambini, nel primo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tolleranza. Una certa perdita dell'efficacia agli effetti ipnotici delle benzodiazepine può svilupparsi dopo un uso ripetuto per alcune settimane. Dipendenza. L'uso di benzodiazepine può condurre allo sviluppo di dipendenza fisica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le benzodiazepine producono effetti depressivi aggiuntivi sull'SNC quando somministrate in concomitanza di alcol o altri farmaci aventi azione depressiva sull'SNC. L'assunzione concomitante con alcol va evitata. L'effetto sedativo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Anelor insieme ad altri farmaci come Bactarin, Gel, Decoderm, Loramic, Miconal, lavaggio/bagni, Micotef, crema, Micotef, gel, Micotef, soluzione, Neomedil, soluzione, neoxinalalcolico, Nizzacol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Anelor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Anelor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Una grande quantità di dati basati su studi in coorte indicano che l'esposizione alle benzodiazepine durante il primo trimestre non è associata ad un aumento del rischio di malformazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare e utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata, vedere interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dato l'effetto depressivo sull'SNC dell'alprazolam, i pazienti in trattamento con il farmaco devono essere avvertiti che potrebbe essere per loro pericoloso dedicarsi ad attività che richiedono una completa attenzione mentale, quale lavorare a macchinari pericolosi o guidare autoveicoli, fino a che non sia possibile escludere per ogni paziente una compromissione dell'attenzione e dei riflessi a seguito dell'assunzione del farmaco. Effetti indesiderati. Gli eventuali effetti indesiderati di alprazolam vengono osservati generalmente all'inizio del trattamento e solitamente si risolvono con il proseguimento della terapia o riducendo le dosi. Durante il trattamento con alprazolam, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio si manifestano come aumento dell'attività farmacologica, soprattutto atassia e sonnolenza. Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe presentare rischio per la vita, a meno che non vi sia assunzione concomitante di altri deprimenti dell'SNC, incluso l'alcol. Nel trattamento del sovradosaggio di qualsiasi farmaco, dovrebbe essere considerata la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze.
A seguito di una dose eccessiva di benzodiazepine per uso orale, dovrebbe essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie se il paziente è privo di conoscenza. Se non si osserva un miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, dovrebbe essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alla funzione respiratoria e cardiovascolare nella terapia d'urgenza. Il sovradosaggio di benzodiazepine si manifesta solitamente con vario grado di depressione del sistema nervoso centrale che varia dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi, i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il flumazenil può essere utile come antidoto. Esperimenti effettuati in animali indicano che dopo una dose massiva per via endovenosa di alprazolam, oltre 195 mg/kg, più di 975 volte la massima dose giornaliera nell'uomo, può manifestarsi collasso cardiocircolatorio. Gli animali furono trattati con ventilazione meccanica ed infusione endovenosa di noradrenalina. Altri esperimenti su animali hanno dimostrato che l'emodialisi e la diuresi forzata sono di scarsa utilità nel trattamento del sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Anelor contiene come sostanza attiva l'alprazolam, una triazolo-benzodiazepina. Alprazolam è un farmaco efficace nei disturbi d'ansia e nel disturbo da attacchi di panico. L'alprazolam si lega al sito GABAergico delle proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale l'alprazolam viene rapidamente assorbito. Le massime concentrazioni plasmatiche si ottengono da 1 a 2 ore dopo la somministrazione del farmaco. I livelli plasmatici sono proporzionali alla dose. Dati preclinici di sicurezza. I dati di tossicità acuta relativi all'animale da esperimento sono i seguenti. Specie animale. Somministrazione. Elenco degli eccipienti. Anelor 750 microgrammi/ml gocce orali, soluzione. Propilenglicole, alcol etilico, saccarina sodica, aroma amarena, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Anelor a base di alprazolam sono Alprazig, alprazolam doc generici, gocce, alprazolam EG, alprazolam Milan Generics, gocce, alprazolam Pensa, alprazolam Radiopharm Italia, alprazolam Sandoz, gocce, alprazolam San, alprazolam Zentiva, Frontal, Xanax, compressa, compressa a rilascio modificato, compressa a rilascio prolungato, gocce. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.